Ben ritrovati in Dentro la Storia, ancora una volta buon 2026 da me e da Giovanni e spazio subito a un nuovo contenuto esclusivo che abbiamo pensato per voi. È una storia che non è incentrata direttamente su un fatto bellico, un personaggio in particolare o una vicenda da conoscere, piuttosto è una retrospettiva su un qualcosa che ha a che fare, lo avete capito dallo sfondo alle mie spalle, con le storie di mare. Oggi approfondiamo un termine che è entrato nel linguaggio corrente, perché quante volte avete sentito dire a qualcuno o magari avete letto in qualche giornale il termine corazzata in senso figurato, in senso retorico, attribuito a una grande azienda o a una squadra sportiva di successo. È un modo di dire che riguarda l'invincibilità, perché se si parla di corazzata in ambito economico ci si riferisce a un grande conglomerato, a una multinazionale, a un'impresa finanziaria, a un'enorme banca, a un boccone troppo grosso per qualunque competitor, un qualcosa che è difficile da battere nella competizione. Ma perché si dice così? E che cos'erano davvero le corazzate? Allora, in questo video proviamo a fare un po' di chiarezza scavando nel nostro passato, giusto per capire come mai delle navi che oggi sono sostanzialmente scomparse, le corazzate o navi da battaglia, sono rimaste nel nostro linguaggio collettivo, nel nostro immaginario, lasciando qualcosa dietro di loro di davvero potente, molto più della loro corazzatura, molto più delle loro armi. Se le corazzate erano regine dei mari, quindi almeno così venivano definite, potevano garantire sicurezza alle flotte, la sicurezza online è garantita esclusivamente da sistemi di protezione avanzata. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto da molto tempo un partner tecnologico strategico come NordVPN, la migliore VPN in circolazione. Si tratta di un sistema di protezione e anche di garanzia di navigazione da qualunque sistema, ovunque vi troviate, anche per accedere a contenuti eventualmente bloccati per motivi di geolocalizzazione. Anche voi potete usufruire del medesimo servizio di cui ci avvantaggiamo noi di Dentro la Storia, grazie allo sconto speciale riservato appunto agli amici di Dentro la Storia. Volete saperne di più? Cliccate nei link che trovate in descrizione e accederete alle offerte di NordVPN per voi che siete nostri follower con una scontistica eccezionale, protezione aumentata e come sempre la garanzia di 30 giorni. Soddisfatti o rimborsati. Se oggi volete vedere una corazzata, dovete andare in qualche museo. Sono musei galleggianti, sono navi che sono sopravvissute ai vari conflitti bellici e che sono state preservate oggi come appunto musei. Pensate alla USS Texas, che è stata di recente restaurata e rimessa a disposizione del pubblico. Pensate alla Mai Timone, abbiamo già parlato in un video a lei dedicato, la USS Missouri, la nave a bordo della quale è stata firmata la resa del Giappone, quindi la fine della Seconda Guerra Mondiale. O pensate alla Mikasa in Giappone, l'ultima delle grandi corazzate pluricalibro, sopravvissuta anche se effettivamente la Mikasa non è originale, è una ricostruzione operata con parti di altre navi che sono state recuperate via via. O pensate al Georgios Averof, che è più un incrociatore corazzato, tra l'altro di costruzione italiana, che è ancora oggi l'orgoglio della Marina ellenica, pur essendo ufficialmente una nave museo anch'essa, però sempre battente la bandiera della Marina greca. Queste navi non hanno avuto una storia lunghissima, perché la storia delle corazzate inizia a metà Ottocento, quando le navi di legno a vela, a propulsione naturale, vengono a poco affiancate e sorpassate da navi di nuova concezione. Ufficialmente la prima corazzata è una francese, la Gloire si chiama. È una nave da battaglia messa in linea nel 1860 ed è sostanzialmente una nave di legno a vela, ma protetta da pesanti corazze in acciaio. Il suo ruolo era duplice, quello ovviamente di sfruttare l'artiglieria, ma anche di accettare l'ingaggio di altre navi da guerra nemiche, resistendo ai colpi proprio grazie alla sua corazzatura. È una grande novità, è una nave destinata a fare la storia, non è l'unica. Pensate che pochi anni dopo, all'interno della guerra di secessione americana, la guerra civile, sia gli unionisti che i confederati schierano nuove armi e si può dire tranquillamente che la guerra di secessione o guerra civile americana, come la volete chiamare, sia sostanzialmente il banco di prova per un nuovo modo di condurre la guerra, una guerra improntata sul progresso tecnologico. Cominciano a vedersi nuove armi, le mitragliatrici, i primi fucili moderni, i primi cannoni a canna rigata e non liscia,
e queste nuove navi. La Marina unionista schiera la USS Monitor, un nome che sarà destinato a dare il nominativo a una nuova classe di navi, i cosiddetti monitori, navi piccole, dalle qualità nautiche decisamente basse, non certo elevate, non navi d'alture, ma che riescono a infliggere grosse perdite al nemico grazie all'utilizzo di torri girevoli armati con potenti cannoni. Sono navi che verranno destinate successivamente alla difesa costiera, alle operazioni in zone paludose o all'appoggio alle fanterie. Navi che non avranno una vita lunghissima. Già all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quindi nemmeno 80 anni dopo, saranno molto ridotte, sostanzialmente solo l'Inghilterra per motivi difensivi e parzialmente la Regia Marina italiana ne terranno alcune in servizio. Ma non ci sono solo i monitori. La Marina Confederata, ad esempio, rade letteralmente a pelo d'acqua delle navi e le ricostruisce come degli arieti corazzati, con delle strutture basse, appunto composte da piastre, e pesantemente armate. Se vogliamo pensare all'unione delle due filosofie, quella del Monitor basata su torri girevoli e quella confederata basata su arieti corazzati, dalla sintesi di queste due filosofie nasce la moderna corazzata. La moderna corazzata è una nave diversa che supera le navi da battaglia a vapore, le navi che si vedranno anche a Lissa nel 1866, la terribile sconfitta della ancora giovanissima Regia Marina italiana contro la Marina austro-ungarica. Ma poco a poco lo sviluppo tecnologico diventa inarrestabile, tanto che già verso la fine dell'Ottocento la maggior parte delle marine europee, ma non solo, iniziano a dotarsi di navi non più in legno, ma concepite in ferro con varie gradazioni d'acciaio, dotate di torri girevoli, però inizialmente di calibri diversi, e alimentate da caldaie a carbone. La guerra sui mari è cambiata moltissimo. È una guerra sui mari che viene idealizzata, sempre per grandi flotte che devono affrontarsi in bordata, ma da distanze sempre più considerevoli. Pensate che nel 1870 la Gran Bretagna vara la classe Devastation, che sono ancora navi a vapore, ma senza le vele. Vengono mantenute le alberature perché non si sa mai, in caso di estremo bisogno di guasto da parte delle sale macchine, si potrebbero ancora montare le vele. Ma queste navi di classe Devastation, con i cannoni montati in torrette, fanno scuola. È la cosiddetta pre-dreadnought, è una definizione in realtà che arriverà molto dopo, siamo nel 1870, bisogna aspettare quasi 40 anni per avere quella definizione. Ma sono navi che presentano solitamente una disposizione di due torri d'artiglieria principale, una a prora e una a poppa, con altre torri di calibro minore, ma che agiscono sempre come una batteria principale, disposte lungo lo scafo. È una disposizione che verrà mantenuta fino all'inizio del Novecento e praticamente tutte le marine di tutto il mondo si adattano a questa costruzione. L'Italia vara la Duilio, che non va confusa con l'altra Duilio, la classe Doria, che arriverà più tardi, che sarà una Dreadnought. Nave piccola, ma potentissima, con due torri armate con cannoni di altissimo calibro. Alla fine però ci si orienta attraverso una batteria principale composta da cannoni che variano da 203 mm fino a 305 mm, con calibri intermedi, c'è chi usa il 280, chi il 2,56, ma sostanzialmente i calibri sono questi. La vera rivoluzione ulteriore, perché è una evoluzione rivoluzionaria, se accettate il gioco di parole, arriva col nuovo secolo, col Novecento, e arriva con una battaglia. La battaglia navale di Tsushima, siamo nel 1905, guerra russo-giapponese. Il Giappone, che aspira a diventare una grande potenza, attacca la Russia, bombarda Port Arthur e dopo un anno di guerra riesce a ottenere ciò che vuole. Oltretutto ottiene non solo delle conquiste territoriali, soprattutto il ruolo, la considerazione di grande potenza, e lo fa via terra a Mukden e sul mare a Tsushima. La grande vittoria dell'ammiraglio Togo a Tsushima è improntata sì sulla maggiore conoscenza del mare, soprattutto dello stretto di Tsushima, sì sulla impreparazione, sui gravi errori compiuti dalla marina imperiale zarista, che schiera la flotta del Baltico non adatta per condizioni delle navi ai mari tropicali e sfiancata da una lunghissima navigazione per raggiungere il luogo della battaglia, oltre che per la progettazione di alcune navi nella loro corazzatura, seguendo uno schema chiamato campanatura, che era uno schema di tipo francese, che prevedeva un avvolgimento dello scafo
in corazze sempre più spesse, ma che nelle manovre più brusche rischiavano di far rovesciare le navi. Ma in realtà quello che determina la vittoria giapponese è l'utilizzo dei grossi calibri. Da lì si sviluppa una seconda intuizione. È di un italiano, Vittorio Cuniberti, che capisce l'importanza proprio dei grossi calibri. Il Regno d'Italia in quel periodo ha già investito molto nella ricerca navale e nelle costruzioni navali, ma non ha le risorse necessarie a livello finanziario per assecondare i progetti di Cuniberti, il quale fa qualcosa di molto semplice: scrive una relazione che viene pubblicata come articolo in una rivista inglese. Quella rivista, letta e rivolta soprattutto al mondo delle marine internazionali, suscita uno stimolo proprio in seno alla Royal Navy, che prende spunto e realizza la Dreadnought, la prima nave da battaglia corazzata monocalibra. Cosa significa? Che rispetto al passato, in cui le batterie principali delle navi da battaglia erano suddivise tra vari calibri, col problema per i direttori di tiro di stabilire effettivamente quale fosse la gittata e quali colpi andassero a segno, si decide di costruire una nave all main guns, solo i cannoni principali, tutta con una batteria da 305 mm, sempre in torri girevoli, disposte lungo lo scafo. La rivoluzione della Dreadnought fa impallidire tutte le altre navi, che diventano improvvisamente obsolete. All'apparizione della Dreadnought, tutte le altre marine del mondo reagiscono in maniera furiosa, ordinando nuove navi, come se quelle che hanno a disposizione siano diventate improvvisamente inutili. La Gran Bretagna stimola la corsa agli armamenti della Germania imperiale, e proprio questa corsa agli armamenti navali sarà tra le concause della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. I francesi rivedono le loro teorie. Gli italiani cominciano a sperimentare nuove disposizioni, come le torri trinate che appaiono sulla Dante Alighieri, la prima Dreadnought italiana. Una classe che tra l'altro ispira, tramite i propri progetti che vengono passati, la marina azzarista, che costruirà due classi, prima la Gangut e poi la Imperatrice Maria, proprio basate sul design della Dante Alighieri. La cantieristica navale, tra l'altro, diventa un motivo non solo di corsa agli armamenti, ma anche di affari. Lo si vede durante la crisi sudamericana tra Cile, Argentina e Brasile. È un qualcosa che avevamo già trattato un annetto fa nel video della rivolta della frusta. Lo potete ritrovare nel canale. Le grandi potenze o aspiranti tali del Sud America si confrontano anche sui mari. Il Cile ordina 2 navi da battaglia ai cantieri inglesi. Lo stesso fa il Brasile, che ne ordinerà anche una terza, ma non la vorrà poi ritirare, e questa verrà prima venduta alla Turchia e poi rilevata dalla stessa Royal Navy. L'Argentina bandisce una gara d'appalto internazionale per la costruzione di quella che sarà la classe Rivadavia, sempre delle Dreadnought, sempre delle navi policalibro. A quella gara partecipano inglesi, francesi, italiani e americani. Alla fine l'appalto se lo aggiudicano questi ultimi, ma questo fa capire come le corazzate diventino non solo il nervo delle flotte, ma anche una questione di affari. Con la battaglia dello Jutland, siamo nel 1916, il pieno della Grande Guerra. Non solo avviene il primo grande scontro di superficie tra flotte da battaglia, in cui viene evidenziata l'insussistenza di una teoria, quella dell'ammiraglio Fisher, che sosteneva che la velocità fosse equivalente alla corazzatura e che quindi gli incrociatori da battaglia britannici, poco corazzati ma molto veloci, potessero compensare la loro mancanza di protezione con una maggiore velocità. Dimostra anche che le flotte principali rivestono un ruolo importante tanto in mare quanto in un concetto, quello della fleeting being, della flotta in essere, una potente flotta ancorata nei porti che funge da spauracchio, perché in qualsiasi momento potrebbe uscire dal porto e compiere un'incursione in mare aperto. Ma dopo lo Jutland, dopo la Grande Guerra, cambia qualcosa. Anzi, cambiano 2 cose. Il primo cambiamento riguarda la conferenza navale di Washington, 1922. Per porre un freno a quella che era stata una corsa agli armamenti smodata, le grandi potenze decidono di accordarsi per stabilire dei limiti, delle proporzioni. È un qualcosa che non piace a tutti, che riconosce delle aspirazioni di potenza, quella statunitense, che ottiene la parità navale con l'Inghilterra, quella giapponese, che ottiene il ruolo di terza forza mondiale e di dominatrice del Pacifico, quella italiana, che ottiene la parità navale con la Francia, e limita qualcun altro, appunto la Francia, che si vede considerata alla stregua di una potenza giovane come quella italiana, e che non dispone, quella italiana, di un impero coloniale così vasto da giustificare una potente flotta
per garantire la sicurezza delle rotte commerciali. L'altra grande novità è l'affermazione dell'arma aerea. È un qualcosa di giovane. L'aereo nasce a Kitty Hawk 1903. Nel 1911, 8 anni dopo, l'Italia lo sperimenta come strumento bellico in Libia. Sul finire della Grande Guerra si verificano i primi esperimenti, prima di appontaggio, quindi aerei che atterrano su navi, e poi di realizzazione di una nuova classe, le portaerei. Un qualcosa che all'inizio è estremamente sperimentale. Si utilizzano infatti scafi di navi modificate, navi che devono uscire dal servizio attivo, navi che non vengono ricostruite come progetto originale, ad esempio di incrociatori da battaglia, ma poco a poco il ruolo della portaerei inizia a diventare determinante, principalmente nella dottrina di tre marine, le tre marine più grandi, Inghilterra, gli Stati Uniti e il Giappone. Il ruolo della portaerei diverrà chiaro quanto a dominazione sui mari nella Seconda Guerra Mondiale. Lo si vede in più frangenti, lo si vede a Punta Stilo, luglio del 1940, la presenza di una portaerei inglese nel primo vero scontro tra Regia Marina e Mediterranean Fleet è un elemento che non era stato calcolato, ma si vede che il coordinamento tra le due armi, quella navale e quella aeronavale, è importantissima, anche perché l'Italia quel coordinamento non ce l'ha. Passa qualche mese, arriviamo a novembre, la notte di Taranto. Ne abbiamo già parlato in un altro video, lo trovate nel canale. La Pearl Harbor italiana è la prova generale di quello che avverrà appunto a Pearl Harbor poco più di un anno dopo. Ma i casi sono tantissimi. Vedremo poi Midway, giugno del 1942, una battaglia aeronavale vinta dalle portaerei senza che le rispettive flotte entrino mai in contatto. Da quel momento il ruolo della corazzata è definitivamente segnato. Attenzione, diversi scontri navali tra grandi navi di superficie continueranno a esistere. Alcuni ve li abbiamo raccontati, la notte delle corazzate a Guadalcanal, oppure lo scontro dell'Isola degli Orsi nel giorno di Santo Stefano del 1943 con l'affondamento della Scharnhorst. Ma la corazzata, con buona pace di quegli ammiragli che ancora credevano nella sua potenza, nel suo ruolo sui mari, ha il destino segnato. Pensate che allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in Giappone, uno dei paesi che più aveva investito nella nuova arma aeronavale, esisteva quella che veniva chiamata la cricca delle corazzate, cioè un gruppo di ammiragli che ancora premevano per uno sviluppo e un utilizzo di queste grandi navi da battaglia. Verranno smentiti dai fatti, perché l'arma aeronavale si afferma come il futuro, un futuro che prosegue ancora oggi. E le corazzate? Pensate che l'ultima corazzata varata è un inglese, la Vanguard, entra in servizio a Seconda Guerra Mondiale, terminata da poco, è il 1946. È una nave per certi versi rivoluzionaria, perché utilizza vecchi cannoni riciclati, ma all'interno di una struttura che prevede l'utilizzo dei computer per il calcolo della gittata. È un qualcosa che potrà essere riutilizzato in futuro con l'avanzamento della tecnologia, con l'introduzione della missilistica. Oggi le navi da guerra, più che l'artiglieria, usano appunto i missili, ma il destino delle navi da battaglia è segnato. A poco vengono poste in riserva, smantellate, ridotte a rottami. Alcune sono utilizzate come bersaglio, anche per test atomici. Finisce un'epoca. L'epoca finisce tra gli anni 60 e gli anni 70, con l'uscita di scena delle ultime navi, la Richelieu, la Jean Bart, anche di questa abbiamo già parlato. L'ultima in assoluto è la Göben, oppure, se preferite il nome turco, la Yavuz, un incrociatore da battaglia costruito dalla Marina Imperiale tedesca, entrato in servizio poco prima dello scoppio della Grande Guerra, ceduto dai tedeschi all'Impero Ottomano ed destinato a un lunghissimo servizio fino alla fine degli anni 50 per poi rimanere in riserva e essere alla fine rottamato negli anni 70 dopo un tentativo infruttuoso di rivendita da parte della Turchia alla Germania Ovest. In realtà qualcosa è sopravvissuto, come navi museo, ma anche col tentativo di utilizzare queste grandi navi che sono delle formidabili incassatrici di colpi, oltre che delle piattaforme pesantemente armate, con altri ruoli. Tra la fine degli anni 60, durante il periodo della guerra del Vietnam, e gli anni 80, nella presidenza Reagan, la US Navy decide di modernizzare e riutilizzare le navi classi Iowa, 4 grandi corazzate, le ultime 4 grandi corazzate della US Navy, navi molto potenti, navi ben protette, eccezionalmente armate, capaci di tante operazioni. La stessa classe Iowa viene in parte ricostruita perché alcune delle sue artiglierie secondarie sono rimpiazzate da sistemi di difesa avanzata e a bordo vengono anche installati dei sistemi di lancio per missili Tomahawk. È l'ultima evoluzione, ma è sostanzialmente riportare
degli affascinanti, enormi, bellissimi dinosauri a solcare i mari. Dopo la guerra del Kuwait, all'inizio degli anni 90, queste ultime grandi navi tornano a casa nei loro porti per diventare dei musei, e questo sono ancora oggi. Si possono visitare, si possono vedere, si può salire a bordo, si può osservare, toccare con mano gli spazi angusti all'interno, le torri d'artiglieria, il torrione del comando, vedere come si viveva a bordo, immaginando un'epoca non lontanissima, ma ormai passata. Per l'attualità non si parla più di navi da battaglia, non si parla più di corazzate. Gli stessi incrociatori sono ormai ridotti a un ruolo minore rispetto al passato, e anche le grandi flotte ne fanno sempre più a meno. Il ruolo principale è quello dell'aviazione imbarcata e della missilistica. Si usano le portaerei e si usano i cacciatorpediniere, le fregate multiruolo. La guerra sui mari è cambiata, nel nome di una evoluzione continua, ma non bisogna dimenticare oggi che quella evoluzione è nata meno di 2 secoli fa e da allora è diventata velocissima, ha acquisito sempre più velocità sino a elaborare delle armi sofisticatissime e a mettere da parte in breve tempo anche ciò che fino a poco tempo prima sembrava avanzato, all'avanguardia. Oggi resta quel nome, corazzata, che noi utilizziamo in senso figurato quando dobbiamo riferirci a una grande squadra sportiva o a una multinazionale, a un'azienda di grande successo, perché sono difficili da attaccare, perché sono giudicate inaffondabili, perché hanno una grande potenza in campo sportivo o sul mercato finanziario. E allora ogni volta che sentite il nome corazzata, anche se è riferito a una grande banca o a una squadra di calcio, magari un sorriso potrebbe apparire sui vostri volti, ripensando a questo video e ripensando alle immagini delle grandi navi che vi abbiamo proposto. Chi lo sa, magari qualche volta, vedendo scendere in campo una di queste squadre o leggendo le cronache finanziarie, penserete, chissà, quella banca assomiglia alla USS Iowa, quella squadra ha la potenza di fuoco della Vittorio Veneto italiana, quell'altra è elegante come la Bismarck, ma sono solo vestigia di un passato che è un po' nostalgico, ma che appunto è passato e con l'attualità purtroppo ha ben poco da spartire.